Ciao a tutti, oggi andiamo a vedere le regole di derivazione del logaritmo. Dovete sapere che esistono due tipi di logaritmi, il logaritmo in base e, che lo scriviamo ln, e il logaritmo in base a. La regola di derivazione è la seguente. Per il logaritmo in base e la derivata è 1 fratto x. Per il logaritmo in base a è 1 fratto x per il logaritmo nella base di partenza di e. Andiamo a vedere un esercizio. Supponiamo di avere una funzione di questo tipo e applichiamo la regola. La derivata prima del logaritmo naturale è 5 lo ricopio fratto x meno un mezzo lo ricopio fratto x, quindi lo metto qui, e devo ricordarmi, come c'è scritto, il logaritmo nella base 3 di e, meno 8 lo ricopio fratto x, dopodiché logaritmo in base 7 di e, più 3 lo ricopio fratto x, logaritmo in base 6 di e. Ora andiamo a vedere le regole di derivazione della funzione composta, quindi non ho più ln di x, ma ln di qualcosa, dove qualcosa lo chiamiamo f di x. Per derivare devo fare 1 fratto la funzione, così come prima facevo esattamente 1 fratto x, per la derivata prima della funzione stessa. Allo stesso modo, prima avevo logaritmo in base a di x, ora ho il logaritmo in base a di una funzione e la derivata sarà 1 fratto la funzione stessa, così come prima facevamo 1 fratto x, il logaritmo in base a di rimane uguale per la derivata della funzione. Vediamo un esempio pratico. Supponiamo di avere una funzione di questo tipo, quindi non più ln di x, ma ln di qualcosa. Non più logaritmo in base a di x, ma di qualcosa. Deriviamo. Il 5 lo ricopio fratto la funzione stessa, quindi ricopio esattamente tutto quello che c'è qui tra parentesi, cioè l'argomento. Dopodiché moltiplico per quello che ho tra parentesi derivato. Quindi questa è la derivata di una potenza. Se non vi ricordate come si deriva, vi invito a ripassare il video della potenza di funzione. Ad ogni modo il 3 si porta davanti e si abbassa di grado, 3x alla seconda. Il 2 si porta davanti e si abbassa di un grado, meno 2x. Il 4 con l'1, perché x alla 1 rimane 4, e si abbassa di grado, quindi rimane 4. La derivata di un numero è 0, quindi si chiude qui la derivata della funzione tra parentesi. Ora andiamo a vedere il secondo termine. Quindi 8 lo ricopio e devo riscrivere sotto al denominatore la funzione stessa. Quindi 8 fratto 7x per il logaritmo in base a di e, quindi logaritmo in base 2 di e, per la derivata di quello tra parentesi, e la derivata di 7x vi ricordo che è 7. In questo caso 7 se ne vanno, e quindi qui rimane 8 fratto x in questo modo. Ora tocca a te, ecco gli esercizi che ti ho preparato. Come sempre i primi sono più facili, mentre gli ultimi sono un po' più difficili. Per l'esercizio numero 5 ti invito a ripassare il video relativo alla derivata di una potenza di funzione. E ricordati che non devi guardare i risultati, quelli servono alla fine per verificare che hai fatto bene. Buon lavoro! Per oggi è tutto. Se il video ti è stato utile, metti mi piace e lasciami il tuo feedback. Iscriviti al mio canale per non perderti i nuovi contenuti. Io sono Monia Tomassini e il mio motto è: se non sei ancora bravo in matematica è perché ancora nessuno te lo ha insegnato. Sarà un vero onore per me essere la tua personal trainer negli esercizi e sfidarti ogni volta a fare sempre meglio. Ci vediamo al prossimo episodio.